Due cose veloci che voglio immediatamente dire. Italiano, secondo me, tra le mille qualità che gli riconosciamo, in una è veramente ingiocabile nel coinvolgere tutti. Credo anche il magazziniere, secondo me anche il magazziniere, no? Quando si vanno ad allenare, anche lui si sente gasato, coinvolto da Italia. Fammi fa anche un'ora extra, te la faccio tranquillo. Te la faccio tranquilla, perché non è incredibile. Tutti, oggi, no, oggi ha buttato dentro Casale, abbiamo visto De Silvestri, abbiamo rivisto Dominguez che ce l'eravamo anche un po' di meno. E comunque vince. Sono mille le cose da dire su Italiano, ma su questo veramente è ingiocabile. Lo ricordiamo alla Fiorentina con tutte le formazioni diverse una dall'altra e veniva perché qualcosa di diverso per noi è sempre riconoscibile in quanto tale lo vogliamo come qualcosa che non funziona. No, veniva anche un po' schernito per questo, ma anche perché no, anche da me, perché dici ma perché questo cambia sempre? Ci vuole un minimo di invece così facendo li tiene tutti a puntino. Mi sono già dilungato, poi ci ritorneremo su questo. L'altra cosa che voglio dire, De Rossi, bentornato, che bello. In passato una partita come Cagliari-Genoa, onestamente io credo che nessuno, o meglio, ovviamente per i tifosi di Cagliari-Genoa il discorso è diverso, ma per il tifoso generale che vuole vedersi una partita, dici, già la Serie A è quella che è, c'è Cagliari-Genoa e ti vedi una partita dove sì, ci sono, per carità, per quello che è il livello magari dei giocatori, della rosa e di tutto il resto, vedi degli errori, però vedi una partita dove si gioca a pallone, dove fino all'ultimo si vuole vincere, non si specula mai. Bello, due partite già di De Rossi, abbiamo visto un 2-2 con la Fiorentina e questo 3-3. Ah, è che diamo. Poi capisco che il calcio non deve essere solo circo, spettacolo, gol, ci vuole attacco, ci vuole un po' di... per carità. Ma così almeno vedo una partita di pallone. Beh, bentornato De Rossi, ecco, bentornato, fatemelo subito dire, ecco. E voglio parlarne delle due partite che abbiamo visto quest'oggi. Uno perché stavo in un'astinenza sapete veramente l'astinenza che dici ti manca perché veramente noi che viviamo di pallone, stare lì praticamente 2 settimane. Sì, la partita della nazionale che già in questo momento guarda la partita della nazionale, vabbè. E quindi 2 settimane senza calcio, queste due partite sono state una boccata d'aria fresca, veramente. E quindi le abbiamo viste, come se le abbiamo viste. Prima, come al solito, vi voglio invitare subito, immediatamente, a lasciare il pollicione se volete altri contenuti del genere, dove appunto andiamo a parlare anche di squadre che solitamente non sono mainstream, ma da questo momento onestamente dire che il Bologna non sia mainstream, dire che non meriti un occhio di riguardo è anche un po' come bestemmiare, è anche un po' blasfemia onestamente. Quindi pollice in su se volete, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e tra un po' inizia questo- questa partita, anche questa è molto interessante, no? Abbiamo partite da vedere, quindi din don, attivate la campanella, seguite tutti i vari profili che metto in descrizione se volete ovviamente, e ad ogni modo io vi ringrazio per il vostro supporto. Allora, sul Bologna, che tra l'altro oggi aveva avuto, forse anche proprio per questo motivo, il fatto che i giocatori in campo comunque devono prendere un po' le misure dall'avversario. E poi l'avversario di oggi è un avversario comunque tosto. L'Udinese, no? È un avversario roccioso. C'ha questi giocatori di struttura e anche di qualità. Atta ha fatto delle giocate anche oggi che belle, cioè proprio è piacevoli all'occhio, no? E poi è una squadra che è fastidiosissima. Nel primo tempo l'Udinese ha messo in seria difficoltà il Bologna. Ribadisco, vuoi per misure, vuoi perché i giocatori devono sempre un po' adattarsi e trovare le misure, come si dice in questo caso. L'Udinese ha avuto delle chiare chance. Atta che ha messo un paio di palloni in mezzo. Aiutatemi voi, perché poi tra una roba e l'altra, come al solito, io non mi dimentico anche quello che ho mangiato a pranzo. Io l'ho depennato. Però certamente è stato pericoloso. C'è stato quel salvataggio
non sulla linea ma quasi del difensore del Bologna. Ci sono state un paio di situazioni difficili, ma non appena, ribadisco ancora una volta, il Bologna, che poi c'è questa qualità nell'essere aggressivo. Uno dice no, anche oggi magari il portiere Okoye, no magari, sicuramente non devi fare un errore del genere, dalla praticamente a Pobega, certo, bravissimo quest'ultimo ad aggredire insieme a tutta la squadra, perché l'aggressione del Bologna, ecco, l'altro, se prima ho detto la qualità di coinvolgere tutti, l'altra abilità in cui è maestra in questa riaggressione sono magistrali, e di questo volevo parlare. È vero, sbaglia Okoi, assolutamente sì, ma lì sono, ragazzi, vedete quella, vedetela, non è il primo gol che fa così il Bologna, vedete come sono tutti aggressivi, anche nel primo tempo stesso, dove, ribadisco, l'Udinese era assolutamente in partita, anzi in gestione, stava giocando meglio del Bologna per quanto mi riguarda, e ma c'è quell'aggressione, lo stesso Dominguez, vedete come va sul portiere, hanno questa abilità qua dove sono incredibili, e poi crescono nella partita. Il Bologna cresce sempre nella partita, è una roba sistematica. Nel secondo tempo poi non c'è stata praticamente più gara. Bellissima l'apertura, adesso non ricordo neanche di chi, per Solini che la mette in mezzo, Pobega, il primo gol, poi il secondo, cioè perdono, cioè questa, io esco di testa perché perdono Freuler, che è giocatore proprio il cervello in mezzo al campo, incredibile nelle due fasi, e chiunque comunque butti dentro poi subito si cala nella parte con le sue caratteristiche, comunque magari può togliere qualcosa ma aggiunge sempre altro, e ribadisco, in questo è magnifico italiano, in un calcio dove si giocano sempre più partite, dove ci sono i 5 cambi, dove quindi devi centellinare energie. In questo italiano è maestro e i risultati vanno da lui. Nel calcio può succedere tutto, abbiamo visto il Leicester, quindi perché non pensare anche allo scudetto, seppur per tantissime utopia, ed è qualcosa di difficilissimo. Però questa squadra di certo adesso diventa una mina vagante per quelle in alto, eh. Se magari non per lo scudetto, di certo per la Champions. Quindi occhio veramente a questa squadra che riesce a fare il risultato, ribadisco, buttando dentro tutti, perché oggi erano tanti, ma non solo oggi, questo è il bello, tantissime riserve pure fanno bene contro uno di noi, attenzione, ribadisco che ha fatto assolutamente bene, poi magari si è spaventata dopo il rigore, comunque parato dal portiere, tutto quello che vuole, però il Bologna cresce sempre, alla fine la fa da padrone. Lo stesso gol di Bernardeschi, anche lui uno di quelli che piano piano sta ritornando a puntino, ma penso a Dallinga, avete visto che giocata che fa Dallinga lì, quel tacco lì, e Dallinga fino a poco tempo fa lo consideravamo proprio un giocatore che lasciamo stare, li valorizza tutti, in questo è magistrale, clamoroso, 24 punti, pazzesco il Bologna, pazzesco. E velocemente fatemi dire due cose anche su Cagliari Genoa, l'ho ribadito prima, lo confermo adesso, anche nella volontà di buttare gente, o comunque di essere predisposto a sacrificare anche un po' la coperta difensiva, no? Fatemi utilizzare questo termine, perché poi la coperta è un po' corta, no? Se ti sproni, se ti spingi in avanti, qualcosina devi concedere, abbiamo visto oggi, no? Che ci sono delle difficoltà lampanti, però crei. Però oggi fai 3 gol, Colombo si sbaglia un gol clamoroso nel primo tempo, poteva essere 2-0, magari se lì poi ti porti 2 gol avanti può cambiare qualcosa, e il palo poi comunque di Ostigard, no, nel secondo tempo, ha provato a vincere il Genoa, cioè sta partita in casa del Cagliari, che non è facile fare 3 gol lì, non è assolutamente semplice. Assolutamente, eppure ha creato e si è resa pericolosa. Bellissimo il gol di Vitinha per come arrivano, come lavora Colombo, che secondo me ha fatto una bella partita. C'è stato il gol annullato di Colombo, ce ne sono stati oltre i gol, no? Per dire, i gol sì, ma ci sono state altre occasioni. Bello vedere adesso questo Genoa, questa squadra viva. E l'apertura di Malinowski, che bellezza, ragazzi miei, ecco, dare anche spazio a gente che comunque ha qualità,
E in questo, secondo me, finalmente ci divertiremo nel vedere le partite del Genoa e credo che i tifosi già questo lo apprezzino. Poi, certo, adesso classifica alla mano c'è bisogno di far punti, però il campionato è lunghissimo e come lo stesso Genoa ha visto l'anno scorso col passaggio appunto tra Gilardino e Vieira, c'è sempre tempo, c'è assolutamente se c'è tempo per farli, no? Però deve trovare un'identità, deve trovare una continuità e l'identità già mi sembra abbastanza chiara. Questa squadra vuole giocare a pallone e ad avercene allenatori con questa mentalità. Poi per non parlare della comunicazione, io ancora non ho sentito le parole di De Rossi e me le andrò assolutamente a recuperare perché merita la nostra attenzione. Ribadisco, oggi fai 3 gol a un allenatore, a una squadra comunque assolutamente valida e sappiamo quanto è tignosa, è una squadra che non è facile scalfirla con questa facilità e semplicità con cui ci è riuscito il Genoa. Ecco. Poi ribadisco, ci sono errori anche grossolani da una parte e dall'altra. Penso a palloni buttati in mezzo e facilmente, soprattutto sulle palle inattive, ti fai colpire con troppa facilità. Lo stesso gol finale del Genoa, Caprile, che è uno dei portieri migliori, comunque non calcola bene il rimbalzo e comunque il risultato è abbastanza goffo. Sicuramente degli errori, però ribadisco, vista da fuori una partita del genere la vedi, la vuoi vedere, onestamente. E non è un aspetto che ci possiamo permettere di trascurare nel 2025, ragazzi, perché per tanti dicono, no, ma sai, cioè, se vogliamo spettacolo bisogna vedere altro, ci guardiamo il film, non è così, non è così. Signori, devo andare veloce perché cominciano a parlare le altre partite e mi sono perso un po'. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate se volete, un grande abbraccio, se volete, se iscrivete, un grande abbraccio da Neschio.